I nuovi iPhone a partire dalla versione 12, questo è un 13 Pro, possono registrare video in 10 bit Dolby Vision HDR. Ottimi risultati, ma servono delle accortezze se vogliamo editare i video al meglio. Ciao, sono Giancarlo e questo è il mio canale dedicato al mondo dell'audio e del videomaking. Iscrivetevi al canale e attivate le notifiche se non volete perdere i prossimi video. Bene, iPhone e HDR. Ma che cos'è l'HDR? High Dynamic Range Video o HDR Video ad ampia gamma dinamica è una tecnologia che permette di ampliare la gamma restituendo immagini con una maggiore varietà di colori, più fedeli a come ci appaiono realmente in natura. Mentre un video SDR con una profondità di colore a 8 bit per campione ha una gamma dinamica di circa 6 stop, un video HDR a 10 bit colore può superare anche i 17 stop. Si sono naturalmente, come in ogni cosa, sviluppati diversi standard. I principali sono l'HDR10, il Dolby Vision, l'HDR10 Plus. Questi ultimi due hanno i metadati dinamici a differenza del primo che li ha statici, ovvero metadati che hanno una curva di luminosità unica dall'inizio alla fine del filmato. E infine l'Hybrid Log Gamma HLG. È lo standard quest'ultimo sviluppato a partire dal 2015 dalla BBC insieme alla giapponese NHK per le trasmissioni televisive. I video in SDR fanno riferimento allo spazio colore Rec. 709. La raccomandazione ITU-R BT709, nota comunemente con le abbreviazioni Rec. 709 o BT709, definisce lo standard per il formato della televisione ad alta definizione. Si fa in pratica riferimento ad un color gamut, ovvero a un range di rappresentazione dei colori visibili. Generalmente il Rec. 709 è usato per il broadcasting e per il web. Si usa per la rappresentazione di questi un grafico, un diagramma cromatico CI. Su Rec. 709 ripresa in log e affini farò prossimamente un video specifico, per cui non mi dilungo molto qui. Basta solo osservare come lo spazio colore Rec. 709 in un video SDR sia assai più ristretto di un Rec. 2020 usato per video in HDR. Dico Rec. 709 anziché Rec. 709 o Rec. 2020 perché così nello standard, ormai queste sono terminologie inglese che se guardate qualsiasi video su YouTube sentirete comunque questa lettura diciamo in inglese. Per girare un video in HDR con iPhone, per prima cosa bisogna selezionare la spunta su HDR nella sezione fotocamera video. Siamo in impostazioni dell'iPhone, scorriamo in basso fino ad arrivare a fotocamera. Selezioniamo fotocamera, andiamo in registra video, selezioniamo il video che ci interessa e qui abbiamo video HDR. Mettendo la spunta o meno possiamo andare a registrare in HDR, High Dynamic Range, a 10 bit. Per vedere se un video è stato registrato in HDR basta guardare nell'angolo in alto a sinistra. Parte il video, in alto a sinistra non c'è nulla, questo è in SDR, questo in HDR, quando parte il video dopo un po' scompare, comunque basta andare all'inizio del video, SDR, HDR. Ovviamente un video HDR richiede per la visualizzazione un monitor HDR, altrimenti non potremo vedere tutti i colori che questo ci mette a disposizione. L'ecosistema Apple permette di decodificare un video HDR e riproporlo tranquillamente sui vari dispositivi, sui vari device, andando a leggere i metadati che accompagnano il video. Questo video risulterà in colori più saturi e brillanti e una gamma dinamica più estesa, con possibilità quindi di leggere meglio le zone di ombra e quelle di alte luci. Editare l'HDR. Possiamo editare il girato sia sull'iPhone, su iMovie, su Clip, ma sicuramente il massimo lo otterremo da un programma come Final Cut Pro.
Scaricati i video sul Mac attraverso il sistema che preferiamo, AirDrop, eccetera, foto, possiamo verificare che il video sia effettivamente in HDR aprendolo per esempio con QuickTime e andando a vedere nelle informazioni e nell'inspector le proprietà del video. Possono presentarci due scenari, quello di un progetto in HDR per delivery in HDR e quello di un comune progetto SDR con delivery in SDR, dove potremmo però avere da editare materiale girato in HDR. Siamo qui in Final Cut Pro. Abbiamo creato una nuova libreria SDR, che come potete vedere è SDR Standard. Ok, a questo punto importiamo dei file. Perfetto, e abbiamo 4 clip. Creiamoci un nuovo progetto, Command N, e lo chiamiamo iPhone 13. Perfetto. Ok, andiamo adesso a prendere una parte di questa clip e la andiamo a mettere nella timeline. E questa è una SDR. Adesso prendiamo una porzione di questa qui e la trasciniamo, la mettiamo sulla timeline col comando E, append. Ok, ecco che cosa appare. Che aggiungendo un HDR clip a un progetto SDR, la parte più luminosa verrà clippata del progetto. Per aggiustare l'immagine dobbiamo quindi applicare o una color correction oppure un HDR Tools Effect. Allora, ok. Noi non possiamo cambiare il tipo di progetto. Allora, se andiamo praticamente a visualizzare il nostro progetto e andiamo a cliccare Modify per passare da Rec 709 ad un altro, vediamo che il color space è standard e non è modificabile. Ok? Se volessimo modificare il tutto, dobbiamo andare nella libreria SDR. A questo punto Modify e possiamo passare da un progetto standard ad uno Wide Gamut HDR. Ok, lasciamo stare un attimo questa cosa qui. Allora, che dobbiamo fare? Se noi vogliamo conformare questa clip a un progetto SDR, perché vedete, se ci andate sopra, come sono bruciate le alte luci, è tutto sovraesposto rispetto a un SDR. Quindi le alternative quali sono? Sono due. Allora, o si fa una color correction praticamente abbassando le alte luci, alzando un pochino magari i midtones, ecco, e possiamo avere, bene o male, come vedete, un risultato abbastanza analogo. Un altro pochino, diciamo, sono abbastanza simili. Oppure, cosa possiamo fare? Possiamo andare ad utilizzare uno strumento apposito. Allora, Command 5 e abbiamo praticamente attivato la nostra browser degli effetti. Andiamo su Color, in Color scegliamo HDR Tools, lo portiamo sulla nostra clip, andiamo nell'inspector e in HDR Tool abbiamo praticamente la possibilità di scegliere vari parametri. Quello che dobbiamo scegliere è questo qua, HLG to Rec 709 SDR, perché l'iPhone registra in HLG con metadati Dolby Vision. E ecco qui la trasformazione. E vedete che i risultati sono praticamente quasi uguali. Notate comunque che, avendo registrato in HDR, abbiamo comunque una possibilità di lettura nelle ombre un po' più alta rispetto all'altro. Comunque poi possiamo procedere ad una color correction di fino e mettere insomma i parametri che più ci piacciono. Una metodologia che alcuni consigliano, che però non è corretta, è quella di selezionare la clip, andare nella info, selezionare settings e andare in color space override e selezionare Rec 2020.
In questo modo si forza, scrive, si dice al Final Cut che in realtà lo spazio colore è questo qui. Come potete vedere i risultati sembrano decenti, non sono proprio simili, ma è una metodologia che sconsiglierei perché praticamente in questo modo non facciamo un tone mapping del video. Utilizzando HDR Tools, il software Final Cut fa un tone mapping. Con lo Color Space Override non facciamo un tone mapping. Supponiamo di avere tante clip che abbiamo registrato in HDR. Anziché andare a fare la correzione del HDR Tool su ognuna di queste, possiamo semplicemente aggiungere un adjustment layer scaricabile gratuitamente da vari siti e possiamo mettere la correzione dell'effetto semplicemente qui. Andiamo ad impostare HLG e avremo tutte le nostre clip in un attimo corrette. Creiamo adesso invece una nuova libreria che andremo a chiamare HDR, ok? Questa libreria qui non la vogliamo in SDR, ma la vogliamo White Gamut HDR. Cambiamo, ok. Andiamo a crearci Command N un nuovo progetto e chiamiamolo iPhone 13 HDR. Ok. Come vedete qui il color space è White Gamut HDR. Cambiamolo in Rec 2020 HLG, che è quello proprio dell'iPhone. Ok? Andiamo ad importare le nostre clip. Ok. Andiamo ad aggiungere una clip HDR. Vedete che non c'è nessun avviso perché lo riconosce automaticamente lo spazio colore e infatti la resa è perfetta. Aggiungiamone un'altra, ok. Aggiungiamo invece una clip girata in SDR. Ecco qui. Vedete che rispetto alle altre è diversa rispetto alla precedente. Quindi come possiamo conformarla? Possiamo andare ad operare con una color correction. Possiamo alzare le alte luci. Ecco. Come vedete, i risultati abbastanza simili, poi uno può giocare di fino. Quando facciamo editing, ovviamente dobbiamo avere un monitor HDR. Se apriamo Color Scope RGB Parade, essendo nello spazio colore HLG, questo ci mostrerà i valori che corrispondono alla percentuale di luminosità che il dispositivo in uso è in grado di rappresentare. Notiamo per esempio l'RGB Parade di una clip SDR in un progetto HDR come è ridotta. Se noi appunto applichiamo la correzione che abbiamo fatto poc'anzi con la color board, vediamo che praticamente la waveform è spalmata e è più simile alla precedente. Faccio notare un'altra cosa: in un progetto SDR, se ho una clip HDR, ok, qualcuno avrà notato che in View c'è la possibilità di attivare o disattivare Show HDR as Tone Mapped, ma questo non ha effetto sulla clip registrata con l'iPhone perché ha effetto soltanto con le clip HDR PQ e non HLG, che sono quelle che registra l'iPhone. Se vogliamo esportare un video in HDR, intanto dobbiamo avere un progetto in HDR, quindi scegliamo come Color Space Wide Gamut HDR Rec 2020 HLG, perché è quello che usa l'iPhone. Se esportiamo in qualunque ProRes, questo preserva i 10 bit HDR. Fino allo scorso anno per poter esportare, avendo file dalle dimensioni non mostruose, bisognava usare Compressor. Compressor è un software di compressione e codifica di Apple che permette di esportare in modo efficiente e flessibile da Final Cut. Molto consigliato. Il costo è di 50 euro. Era l'unico modo per avere un HEVC a 10 bit. Un H264, essendo 8 bit, avrebbe degradato la qualità. La massima qualità si ottiene con un HLG master file, ma il peso del file è molto grande. La scelta migliore risulta essere Apple Devices 4K 4K con codec
HEVC 10 bit, HLG with Dolby Vision. Il problema è che i tempi di export sono davvero lunghi. Anche qui ci viene in aiuto Compressor, dobbiamo aver installato però almeno Big Sur come sistema operativo. Se scegliamo da Apple Setting HEVC 10 bit, HLG with Dolby Vision e lo duplichiamo, andiamo a modificare nei parametri dell'inspector video Encoder Type e scegliamo Faster. Questo permette l'accelerazione hardware della CPU. Senza compressor ci mettiamo, da un test fatto, 3 o 4 volte di più. Controlliamo sempre che sia selezionato l'inclusione dei metadati Dolby Vision. Girare in HDR ha senso se abbiamo la possibilità di editare con strumenti adatti, primi fra tutti un monitor HDR. Certamente possiamo editare tranquillamente, come abbiamo visto, il materiale HDR in un progetto SDR e avremo comunque da parte del materiale girato con una qualità migliore che potrà tornarci magari utile tra qualche anno. Correntemente YouTube permette la visualizzazione di materiale HDR e l'esperienza visiva di materiale girato in HDR sui dispositivi della mela è sicuramente gratificante. Certo, il materiale HDR pesa di più e gestirlo è più complicato, i tempi di export si allungano, ma averlo è sicuramente una risorsa in più da utilizzare quando lo riteniamo necessario. Spero di esservi stato utile e avervi dato qualche indicazione. Leggevo spesso nei forum delle richieste su questi argomenti. Se siete interessati al mondo del videomaking e volete vedere altri video su questi argomenti, iscrivetevi al canale, lasciate un like se il video vi è piaciuto e un commento qui sotto e ci vediamo alla prossima. Ciao!